Ciao e benvenuto anche oggi sul mio canale YouTube. Se ti piace questo video o gli altri video che trovi su questo canale, ti chiedo di mettere un like a supporto di chi si impegna a produrre dei contenuti che ritiene utili. Oggi parliamo di due cose legate al polizze vita. Uno è un aspetto relativo all'impignorabilità e all'insequestrabilità delle polizze vita e l'altro legato al rischio eventuale di donazione indiretta con la sottoscrizione di polizze vita. Nel primo caso l'impignorabilità e l'insequestrabilità è prevista dal regolamento, dal contratto di assicurazione, ma quello che importa è poi quello che dice il giudice, quello che dice la Cassazione nel momento in cui si dovesse far valere questa clausola. Allora, siamo adulti, quindi lo sappiamo benissimo che nel momento in cui io faccio una polizza vita e ho già un contenzioso con, non so, con l'Agenzia delle Entrate, piuttosto che un fallimento o la mia azienda è già quasi vicina al fallimento e distraggo delle somme di denaro per evitare l'impignorabilità e l'insequestrabilità, è normale che il giudice sicuramente me la contesterà e quindi la renderà nulla, questo lo sappiamo. Ma anche qualora io facessi o sottoscrivessi un contratto di assicurazione prima di un eventuale contenzioso o addirittura di un fallimento, beh, comunque sia, l'impignorabilità e l'insequestrabilità riguarda solo la quota interessi e non il premio versato. Fa un'enorme differenza ed è bene saperlo. Il secondo aspetto invece, ben più importante, perché le polizze vita nella maggior parte dei casi, come è corretto, devono e vengono utilizzate per una pianificazione successoria dell'asse ereditario, e la cosa che si dice è fate una polizza vita perché non rientra nel montante, un domani in caso di successione, non rientra nel computo nel montante del patrimonio che va in asse ereditario e quindi in successione. Beh, qui bisogna stare molto attenti, anche perché, e anche, scusate se mi ripeto, in questo caso la Cassazione comincia a essere molto precisa. Allora, innanzitutto noi dobbiamo andare a prendere il testo delle successioni, l'articolo 12,1 lettera C, che dice che non rientra nel montante, nel computo del patrimonio da passare in successione, che cosa? Tutte le polizze vita che hanno un contenuto previdenziale, o comunque delle polizze, non specifica polizze di assicurazione a contenuto previdenziale. E tutto ciò che ha natura previdenziale, quindi nel caso il TFR, un fondo pensione, piuttosto che le indennità lavorative in caso di decesso. E quindi già delimita molto bene l'articolo 12 cosa deve entrare e cosa non deve entrare. Quindi non parla, per esempio, di polizze a contenuto prevalentemente finanziario, ma solo previdenziali. Nelle previdenziali, tra l'altro, ci rientra, per esempio, anche la temporanea caso morte, perché quella è un rischio puro. Io posso designare qualsiasi beneficiario a me non legato da vincoli di sorta e quella il fisco la accetta e non rientra, il capitale erogato in caso di premorienza non rientra nel computo del proprio asse ereditario. Quindi anche se io faccio una temporanea casomorte a vantaggio di mia moglie o dei miei figli o di tutti quanti, comunque il capitale erogato non verrà appunto conteggiato. Ma quelle a carattere prevalentemente finanziario invece sì, sicuramente nei confronti di terzi non legati. Quindi la signora o l'imprenditore che stipula una polizza mettendo a beneficiario l'amante, il classico esempio che viene fatto, o comunque una persona terza non legata da vincoli di sorta, potete stare tranquilli che quella, come dice la Cassazione, poi in descrizione vi cito anche proprio l'articolo della Cassazione,
La sentenza della Cassazione è una donazione indiretta, quindi nulla, a meno che tu invece non l'hai registrata davanti a un notaio, l'hai resa pubblica, hai pagato quello che dovevi pagare e quella diventa una donazione diretta, punto, e va bene. Ma se non fai questo e pensi che la polizza ti possa salvare, ti possa risolvere questa problematica, sappi che è una donazione indiretta. Recentemente la Cassazione è ancora più dura rispetto anche agli eredi legittimi, perché si avvale appunto del famoso articolo 12 del Testo Unico delle Successioni, comma 1, lettera C, dove appunto ritorna su che cosa? Sulle polizze che hanno una natura prettamente previdenziale. Ecco perché fai molta attenzione a che tipo di polizza vita sottoscrivi, per quale finalità e come è strutturata, perché anche in questo caso, qualora invece avesse un prevalente contenuto finanziario e i beneficiari fossero comunque legati alla successione, si configura anche in questo caso una donazione indiretta, quindi soggetta a nullità e soggetta a sanzioni. D'accordo? Quindi un conto nel momento in cui lo fai per cifre contenute, un conto è quando cominciano a diventare cifre importanti. Posso capire che può sembrare noioso ascoltare argomenti di questo tipo, però attenzione, perché se tu fai queste cose perché sollecitato dal tuo consulente, dal tuo commercialista, dal tuo assicuratore e lo stesso non ti informa bene, lui scivola su una buccia di banana che la metà basta, ma tu potresti avere dei seri problemi con il fisco. Vi auguro a tutti una buona giornata e come sempre mi raccomando, mettici tu la testa che è meglio.